Dopo l'impresa leggendaria dell'Inter contro il Barcellona, arriva il momento più atteso, la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L'Inter ha dominato, ha emozionato, ribaltato partite con forza, unione di un gruppo leggendario, ingiocabile. L'Inter è pronta a fare la storia, i pianeti si sono allineati, il sogno sta per avverarsi e sembra solo una formalità, e quindi il demone di Piacenza indica la via, gli occhi del toro, quelli di Marotta, i numeri con la palla del Ticus, con la capigliatura Prime, la concentrazione del Bare, il Dimash, Miki e il Basto, Ciala, il miglior regista di sempre dopo Spielberg e Kubrick, la Tula, la Lula, la Lola, la Cola, la Pula, e poi c'è bistecca, la lasagna, Laura dei giocatori, Laura la commercialista, e per la gente che, e i tatuaggi di Acerbi, la grinta dei Frattesi, la scarpa bucata, l'esultanza di Dumfries e i capelli di Di Marco. Insomma, l'Inter è una festa e i giocatori festeggiano sotto il cielo di Monaco. Sulle note di C'è solo l'Inter, le lacrime del toro che abbraccia Bare e il Basto, emozioni. E poi c'è Inzaghi che ride con i suoi ragazzi, scherza indicando la coppa, le risate, gli scherzetti, le burle del Ticus che si butta sui palloni, il bere, le pere, l'entusiasmo. La festa è qui e qui si scrive la storia. Poi l'arbitro fa una cosa assurda, tipo fischiare l'inizio della partita. L'Inter sta ancora festeggiando e quindi in campo ci sono le tanto amate sagome di allenamento. Così già il 12° Vitinha per 2 che serve Hakimi che fa 1-0 Paris Saint-Germain. Ma c'è un fuorigioco, ci deve essere per forza, così dal VAR si cerca qualcosa, qualunque cosa per annullare il gol. Le generalità di Hakimi, quelle del suo vicino di casa, una verifica fatta da bambino a scuola errata, le bollette della luce non pagate, ma niente da fare, ci prova anche Inzaghi facendo vedere al guardalinee uno screen astutamente modificato con la sagoma del Dimash nascosta intelligentemente, ma il risultato rimane sull'1-0, proteste Inter. Ma la grinta, il gol di Acerbi, i calci d'angolo, il percorso, i ragazzi, il Bare, la stabilità di Taremi, il Toro, non può finire così e l'Inter può ancora ribaltare tutto ancora una volta. Ma al 20° Kvara trova Dembélé che la mette per 2 che tira e la sagoma del Dimash devia ma la palla va in gol. 2-0 Paris Saint-Germain. Inzaghi giustamente si lamenta perché è illegale segnare ogni 10 minuti. Arriva però la prima bella azione Inter. Barella infatti ha appena fatto lo scherzetto a Lauti facendogli una foto di nascosto e pubblicandola su Insta. Il ridere, la burra, il gruppo, la grinta, la scarpa bucata di Acerbi. Insiste l'Inter ma la palla sbatte sulla sagoma di Thuram e va fuori di poco. Finalmente dopo pochi minuti c'è la svolta della partita dell'Inter. Finisce il primo tempo. Nel secondo tempo l'Inter entra molto più carica. Miki ha dominato la gara a Mario Kart ed è letteralmente ingiocabile. Viene chiesto all'arbitro se il risultato può essere resettato nella seconda parte di partita, ma incredibilmente l'arbitro dice che non si può. Siamo al 63° minuto e c'è il magnifico tacco di Dembélé per Vitinha che pesca 2 che batte la sagoma di Sommer per il 3-0 clamoroso. Inzaghi fa vedere all'arbitro il percorso, il gol di Frattesi, i capelli del Ticus, l'esultanza sul cancello, il basto, il pugno a Carlos Augusto, dicendo che il 3-0 non può essere giusto per questi ragazzi. Ma attenzione, perché nel frattempo il Toro passa al Bare un pezzo di pizza. Aspettate, controllo il VAR, è buona. Al 73° Kvara si ritrova da solo davanti alla porta e firma il 4-0. Poker Paris Saint-Germain. In ogni parte del mondo tra i gufi c'è chi sta per tirare fuori il ciuschi o lo strumentopolo misterioso, mentre gli interisti sono affranti perché questo 4-0 è il momento peggiore della loro vita. Spoiler, il momento peggiore della loro vita finora. Ma
ma è ancora presto e tutto può succedere. D'altronde c'è il ticus e i suoi capelli, il basto, il bare, i calci piazzati, il coro del Dimash, Correa in panchina. Ma all'81esimo Barcolà manda fuori giri la sagoma di Acerbi che si spezza in più punti. Qualche minuto dopo, all'86esimo, sempre Barcolà la mette per Maioulou che segna un umiliante 5-0 per il Paris Saint-Germain. Sempre Inzaghi dice all'arbitro che ha un'immondizia al posto del cuore e che segnare 5 gol è una mancanza di rispetto e che il Paris Saint-Germain deve essere punito con una sconfitta a tavolino, la coppa assegnata giustamente all'Inter, anche quella del prossimo anno, e in più l'assegnazione di 2 scudetti. L'arbitro è stufo dei continui lamenti e quindi tira fuori il giallo e finalmente, con un certo brividino che scorre lungo la schiena, ammonisce Consensao. Applausi calorosi per il grande ritorno. L'arbitro poi si dimostra il miglior difensore dell'Inter perché fischia la fine della partita, evitando altri gol del Paris. E quindi il Paris Saint-Germain è campione d'Europa con uno schiacciante e storico 5-0, il peggior scarto mai visto in una finale di Champions League. Ma poteva andare peggio, ne potevano subire 6. Sono le 3 di notte e l'Inter scende in campo. Ci sono gli addetti delle pulizie e manutenzione e quindi la partita può iniziare. E che partita! Ad un certo punto c'è il gol meraviglioso al volo del Toro che esulta vicino alla bandierina a braccia aperte, mostrando tutta la sua aura. Poi c'è un cross del solito Dimash con l'inserimento perfetto del basto. Gol di testa preciso e potente. Ma partecipa al gol anche Acerbi, addirittura in rovesciata, pallone all'incrocio dei pali. Per non parlare di quei pazzi di Bara e Miki che in uno scambio veloce di tacco portano il risultato sullo 0-25. Al 65esimo pallone in mezzo di Dumfries, entra Lautaro ma un addetto delle pulizie lo falcia e quindi calcio di rigore. Ciala è freddo e sigla la rete numero 47. Non c'è più tempo, è l'ora di tornare a festeggiare. Le lacrime, il percorso, il gol di Acerbi contro il Barcellona, la tula, i pettorali di Frattesi, la scarpa bucata. L'Inter è campione galattica del mondo internazionale conosciuto of the World of the Champions e solleva l'addetto delle pulizie al cielo, regalando un momento indimenticabile per la gente che, per il basto, il ridere, le burre, l'occhio della madre, bistecche, il ticus. Ok, basta, la smetto. Il percorso, i calci d'angolo, il gruppo, la fissità di posto di Taremi, il triplete, il trio Prete e Luca Bete. Alla prossima.